Lezione 1. Comprendere le dinamiche familiari. Ciao Anna, ultimamente sto pensando ai rapporti familiari. Questo è un argomento interessante. Cosa hai in mente nello specifico? Recentemente ho sentito parlare di una ragazza che sente che i suoi genitori non la amano perché non sono d'accordo con le sue scelte. È un peccato. È normale che i giovani si sentano incompresi dai loro genitori. Esattamente. A volte i genitori hanno prospettive diverse in base alle loro esperienze. Sì, e può essere difficile per entrambe le parti comunicare in modo efficace. Pensi che la ragazza si renda conto che i suoi genitori la amano tanto quanto l'hanno sempre amata? Spero che lo faccia. L'amore non diminuisce a causa dei disaccordi. Spesso significa che si preoccupano abbastanza da esprimere preoccupazioni. Questo è un ottimo punto. Queste preoccupazioni di solito derivano dal desiderio che il figlio abbia successo e sia felice. Assolutamente. I genitori spesso vogliono il meglio per i propri figli, anche se i loro metodi sembrano rigidi o obsoleti. Hai vissuto una situazione in cui ti sei sentito incompreso dai tuoi genitori? Quando ho scelto il mio percorso professionale, i miei genitori inizialmente erano scettici. Come hai gestito la cosa? Mi sono preso il tempo per spiegare la mia passione e le ragioni della mia scelta. Ha contribuito a colmare il divario. La comunicazione è fondamentale, non è vero? Permette ad entrambe le parti di esprimere i propri sentimenti e di capirsi meglio. Sì, è importante ascoltare attivamente e convalidare le prospettive degli altri. Pensi che sia essenziale che i genitori si adattino alle mutevoli esigenze dei loro figli? Decisamente. Man mano che i bambini crescono, i loro bisogni e le loro aspirazioni evolvono. I genitori dovrebbero essere aperti a questo cambiamento. Tuttavia, può essere difficile per i genitori, soprattutto se sono determinati a modo loro. Vero, il cambiamento richiede impegno e volontà di imparare. Può essere un'opportunità di crescita per tutta la famiglia. Hai visto qualche trasformazione positiva nelle dinamiche familiari quando entrambe le parti sono disposte a comunicare? Sì, l'ho fatto. Le famiglie che abbracciano il dialogo aperto spesso sviluppano legami più forti e rispetto reciproco. È stimolante, dimostra che l'amore può adattarsi e crescere nel tempo. Esattamente. Ed è importante che i bambini riconoscano che l'amore dei loro genitori rimane costante, anche durante i disaccordi. Sì, capire che l'amore è incondizionato può offrire conforto nei momenti difficili. Può anche incoraggiare i bambini a sentirsi sicuri nell'esprimere i propri pensieri e sentimenti senza timore di essere giudicati. Pensi che la consulenza familiare possa aiutare in queste situazioni? Assolutamente. Una terza parte neutrale può facilitare la comunicazione e aiutare a risolvere i malintesi. Questa è una risorsa preziosa. A volte le famiglie hanno bisogno di assistenza per affrontare emozioni complesse. Sì, e cercare aiuto dimostra forza e impegno nel migliorare le relazioni. È incoraggiante sapere che con l'impegno le famiglie possono superare le sfide e avvicinarsi. Infatti, ogni famiglia ha le sue difficoltà, ma l'amore e la comunicazione possono portare alla guarigione e alla comprensione. Lezione 2. Navigazione nel processo di candidatura. E Anna, ho iniziato a esaminare le domande di iscrizione all'università e sono curioso del processo. È emozionante. Il processo di candidatura è complicato? Può essere un po' travolgente, ma sto cercando di scomporlo in passaggi gestibili. Questa è una buona strategia. Quale parte del processo ritieni più impegnativa?
Penso che scrivere la dichiarazione personale sia la cosa più difficile per me. Sembra un compito così grande. Lo capisco. È la tua occasione per mostrare la tua personalità e le tue esperienze, il che può essere scoraggiante. Esattamente. Voglio fare una forte impressione, ma non sono sicuro di come iniziare. Un ottimo modo per iniziare è fare un brainstorming sui tuoi risultati e su ciò che ti appassiona. Questo è un consiglio utile. Concentrarmi sui miei punti di forza potrebbe rendere più facile scrivere. Sì, e ricorda di essere autentico. Gli addetti alle ammissioni apprezzano le storie autentiche. Ha senso. Hai già seguito la procedura di richiesta? Io ho. Ricordo che mi sentivo nervoso, ma nel complesso è stata un'esperienza preziosa. Cosa hai imparato da questo? Ho imparato l'importanza della gestione del tempo. Iniziare presto mi ha permesso di rivedere a fondo la mia domanda. È saggio. Dovrei fissare una sequenza temporale per mantenermi in pista. Decisamente. Creare scadenze per ogni parte della domanda può aiutare a ridurre lo stress. Ho anche sentito dire che ottenere lettere di raccomandazione può essere complicato. Può essere. È fondamentale scegliere insegnanti o mentori che ti conoscano bene e possano mettere in risalto i tuoi punti di forza. Come dovrei avvicinarmi a loro per chiedere una raccomandazione? Sii educato e fornisci loro informazioni sufficienti sui programmi a cui ti stai candidando. Sembra ragionevole. Devo includere anche il mio curriculum. Assolutamente. Includere un curriculum può dare loro una migliore comprensione dei tuoi risultati e dei tuoi interessi. Ottima idea. Voglio che sia facile per loro scrivere una lettera dettagliata. Sì, dimostra che apprezzi il loro tempo e il loro impegno. Hai considerato a quali università vuoi iscriverti? Ne ho alcuni in mente, ma sto ancora facendo ricerche sui loro programmi e sulla cultura del campus. Questo è importante. Visitare i campus, se possibile, può aiutarti a farti un'idea dell'ambiente. Sono d'accordo. È fondamentale trovare un posto in cui ti senti a tuo agio e supportato. Inoltre, parlare con gli studenti attuali può fornire informazioni preziose sulle loro esperienze. Questo è un buon punto. Dovrei contattare le organizzazioni studentesche per ulteriori informazioni. Sì, possono darti una visione realistica di cosa aspettarti. Hai pensato ad un aiuto economico? Io ho. Borse di studio e sovvenzioni possono fare una differenza significativa, quindi devo esplorare queste opzioni. Decisamente. Molte università offrono risorse per aiutare gli studenti a gestire le richieste di aiuti finanziari. Mi assicurerò di esaminarlo. C'è molto da considerare, ma sono entusiasta del viaggio che mi aspetta. Questo è lo spirito. Ricorda, fare un passo alla volta può rendere il processo molto più gestibile. Lezione 3. Esplorare insieme la storia. Ehi Anna, che ne dici di visitare la città storica della nostra contea vicina questo fine settimana? Sembra un'idea fantastica. Ho sentito tanto parlare della sua ricca storia e della sua bellissima architettura. Sì, ho letto che la città risale al XVIII secolo, il che è affascinante. Adoro esplorare luoghi con un background storico così profondo. Quali siti specifici vuoi visitare? Mi piacerebbe vedere il vecchio castello e il museo. Ho sentito che le mostre sono piuttosto impressionanti. Il museo sembra intrigante. Conoscere la storia locale può darci una migliore comprensione della cultura della città. Esattamente.
Inoltre, penso che sarebbe divertente fare visite guidate se disponibili. È un'ottima idea. Le guide spesso condividono storie uniche che non troverai nei libri. Ti piace conoscere la storia dei luoghi che visiti? Assolutamente. Ogni luogo ha la sua storia e scoprire quelle storie aggiunge profondità all'esperienza. Mi sento allo stesso modo. È come tornare indietro nel tempo e vivere la vita com'era una volta. Sì, e l'architettura spesso riflette il contesto storico, il che è piuttosto affascinante da osservare. Hai mai visitato un sito storico che ti ha lasciato un ricordo indelebile? L'anno scorso ho visitato un'antica rovina romana e le dimensioni e la maestria artigianale erano mozzafiato. Sembra fantastico. Posso immaginare quanto debba essere stato impressionante vedere un pezzo di storia così significativo. Lo è stato davvero. Ho sentito un legame con il passato, trovandomi dove tanti avevano camminato prima. Questa è la bellezza dei siti storici, ci permettono di entrare in contatto con la storia a livello personale. Esattamente. Sono entusiasta di esplorare questa città e conoscere le sue storie uniche. Anche io. Ho anche sentito che ci sono negozi pittoreschi che vendono artigianato fatto a mano. Sarebbe un'occasione perfetta per acquistare dei souvenir unici. E sì, sostenere gli artigiani locali è sempre una buona idea. Hai in mente un tipo specifico di souvenir? Adoro collezionare ceramiche fatte a mano o opere d'arte che riflettono la cultura locale. Sono ottime scelte. Spesso hanno un significato speciale e ti ricordano i tuoi viaggi. Esattamente. Inoltre, possono essere meravigliosi spunti di conversazione se esposti a casa. Sono d'accordo. È bello avere pezzi che raccontano una storia. Non vedo l'ora di iniziare il nostro viaggio. Anche io. Esplorare la storia, la cultura e l'artigianato locale sarà un'esperienza deliziosa. Assicuriamoci di portare le nostre fotocamere per catturare tutti i momenti più belli. Ottima idea! Sarà bello documentare la nostra avventura e condividerla in seguito. Sono entusiasta di creare nuovi ricordi insieme mentre scopro la storia della città. Assolutamente! Sarà un meraviglioso viaggio nel passato. Lezione 4. Il potere della critica. Ehi Anna, di recente ho assistito a uno spettacolo che ha suscitato alcune discussioni interessanti sulla critica artistica. Sembra intrigante. Qual è stato il focus principale della critica? Ruotava attorno alle critiche di Gilbert alla musica di Sullivan. Molte persone hanno opinioni forti sulla loro collaborazione. Sì, ho sentito parlare della loro famosa partnership. Le critiche di Gilbert spesso evidenziavano i contrasti tra i loro stili. Esattamente. Mentre la musica di Sullivan era melodica e accattivante, le parole di Gilbert sfidavano le norme e le aspettative della società. È una combinazione potente. Sembra che Gilbert usasse l'umorismo e la satira per trasmettere messaggi più profondi. Sì, e il pubblico sembrava apprezzarlo. Dopo lo spettacolo canticchiavano le melodie orecchiabili di Sullivan mentre riflettevano sulle critiche di Gilbert. È affascinante. Mostra come l'arte può provocare pensieri pur rimanendo divertente. Giusto. È una testimonianza dell'efficacia della combinazione di musica e teatro. Cosa pensi che renda una critica di grande impatto? Credo che una buona critica dovrebbe essere costruttiva, evidenziando sia i punti di forza che di debolezza. Questo è un ottimo punto. È importante riconoscere ciò che funziona e allo stesso tempo suggerire miglioramenti. Sì,
Questo approccio incoraggia gli artisti a crescere e sviluppare il proprio mestiere. Ti è mai capitato di incontrare una critica che ti ha cambiato la prospettiva? Io ho la recensione di un libro che ho amato ha sottolineato temi che non avevo considerato prima, il che ha arricchito la mia comprensione. Questa è la bellezza della critica. Può aprire i nostri occhi a nuove interpretazioni e intuizioni. Decisamente. Ci incoraggia a pensare in modo critico piuttosto che accettare le cose per oro colato. E nel caso di Gilbert e Sullivan, le loro critiche non solo hanno intrattenuto, ma hanno anche innescato conversazioni su questioni sociali. Esattamente. È sorprendente come l'arte possa riflettere e sfidare i valori sociali. Pensi che i critici abbiano la responsabilità di considerare l'impatto delle loro parole? Assolutamente. I critici dovrebbero essere consapevoli che le loro opinioni possono influenzare la percezione e la discussione del pubblico. Questa è una responsabilità pesante e richiede un equilibrio tra onestà e sensibilità. Sì, e i critici dovrebbero sforzarsi di essere onesti, fornendo un contesto alle loro opinioni. Sono d'accordo. Aiuta il pubblico a comprendere meglio la critica e favorisce una discussione più informata. Inoltre, critiche ponderate possono migliorare l'apprezzamento dell'arte fornendo approfondimenti più profondi. Esattamente. È come togliere strati per rivelare la complessità di un'opera. E questa complessità è ciò che rende l'arte così ricca e coinvolgente. Hai visto qualche critica moderna che ti risuona? Sì, mi sono imbattuto in una recensione contemporanea di un film che sfidava i metodi tradizionali di narrazione. Sembra interessante. Qual era il loro argomento principale? Il critico ha sostenuto che la narrativa non lineare del film consentiva un'esperienza più coinvolgente spingendosi oltre i confini. Adoro quando le critiche incoraggiano l'innovazione nella narrazione. Mantiene la forma d'arte in evoluzione. Assolutamente. Il dialogo tra artisti e critici è essenziale per la creatività e il progresso delle arti. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta di promuovere un ambiente in cui nuove idee possano fiorire. Lezione 5. Pianificare la vacanza perfetta. Ehi Anna, stavo pensando alla nostra prossima vacanza e credo che un viaggio di 2 settimane sarebbe l'ideale. Sembra fantastico. Perché pensi che 2 settimane siano la durata perfetta? Bene, ci dà abbastanza tempo per vedere più posti senza avere fretta. Sono completamente d'accordo. Una vacanza più lunga consente un ritmo più rilassato e la possibilità di esplorare a fondo. Esattamente. Potremmo visitare diverse città e immergerci davvero nella cultura locale. Hai in mente mete specifiche per questo viaggio? Stavo considerando sia la costa che i montagne. Sarebbe bello sperimentare paesaggi diversi. È un'idea geniale. Il contrasto tra la spiaggia e le montagne sarebbe rinfrescante. Sì, potremmo goderci giornate soleggiate al mare e poi fare escursioni in montagna. Che attività ti piacerebbe fare in spiaggia? Mi piacerebbe provare lo snorkeling e magari anche prendere una lezione di vela. Sembrano avventure divertenti. Ho sempre desiderato imparare a navigare. È un'abilità gratificante. Inoltre ci darebbe una prospettiva unica della costa. Assolutamente. E che dire delle attività in montagna? Escursionismo sarebbe d'obbligo e forse potremmo anche provare a fare arrampicata su roccia. Sembra esaltante. Mi piace la sfida di raggiungere una vetta e ammirare il panorama. Anche io. Il senso di realizzazione è abbastanza appagante.
Inoltre è un ottimo modo per connettersi con la natura. Sì, la natura ha un effetto calmante e trascorrere del tempo all'aria aperta può essere molto rigenerante. Sei mai andato in vacanza per 2 settimane prima? Io ho. È stata un'esperienza indimenticabile. Il tempo ci ha permesso di esplorare varie attrazioni senza sentirci sotto pressione. Deve essere stato meraviglioso. Hai una parte preferita di quel viaggio? Decisamente. Visitare antiche rovine e conoscere la loro storia mi ha lasciato un'impressione duratura. Adoro la storia. Sperimentarlo in prima persona lo rende molto più incisivo. Esattamente. È come tornare indietro nel tempo e comprendere la vita di coloro che sono venuti prima di noi. Pensi che dovremmo includere alcuni siti storici nel nostro itinerario? Assolutamente. Bilanciare il tempo libero con le esperienze culturali arricchirebbe la nostra vacanza. Ottima idea. Potremmo ricercare alcuni punti di riferimento storici nelle aree che intendiamo visitare. Sì, e bisogna considerare anche la cucina locale. Provare piatti autentici è il momento clou del viaggio. Sono d'accordo. Assaggiare il cibo locale può darci un apprezzamento più profondo della cultura. Inoltre, è un modo divertente per interagire con la gente del posto e conoscere meglio le loro tradizioni. Mi emoziono solo a pensarci. Pianificare questo viaggio sarà di per sé una grande avventura. Sì, e dovremmo mantenere un programma flessibile per consentire scoperte spontanee lungo il percorso. Questo era un approccio intelligente. Alcune delle migliori esperienze nascono da momenti inaspettati. Esattamente. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare i dettagli e rendere questo viaggio indimenticabile. Lezione 6. Preparativi per la serata cinema. Ehi Anna, ho voglia di poccoro. Che ne dici di una serata al cinema questo fine settimana? Sembra perfetto. Non riesco a pensare a un modo migliore per rilassarmi. Che film hai in mente? Stavo pensando di guardare un film classico. C'è qualcosa di speciale in loro che mi attira sempre. Sono d'accordo. I classici hanno spesso temi senza tempo e una grande narrazione. Ne hai in mente uno specifico? Che ne dici di Casablanca? È un film straordinario con un mix di romanticismo e dramma. Ottima scelta! Le performance sono iconiche e il dialogo è memorabile. Qual è la tua scena preferita? Adoro la scena in cui Rick dice "Ti sto guardando, ragazzo". È così toccante e cattura perfettamente il momento. Questa è una linea classica. È incredibile come certe citazioni restino impresse in noi per molto tempo dopo aver visto il film. Decisamente. Mi fa apprezzare quanto possano essere potenti le parole nel cinema. A proposito, quali snack dovremmo preparare? Beh, i popcorn sono un must. Potremmo farlo con burro e una spolverata di sale per quel sapore perfetto. Sembra delizioso. Pensi che dovremmo aggiungere altri snack? Che ne dici di qualche caramella? L'uvetta ricoperta di cioccolato o gli orsetti gommosi potrebbero essere una bella sorpresa. Ottima idea. Un po' di dolcezza completerebbe bene i popcorn salati. Dovremmo bere anche qualcosa. Sì, una classica soda o acqua frizzante sarebbe rinfrescante. Si tratta di creare un'atmosfera divertente. Sono d'accordo. Gli snack e le bevande giusti possono migliorare l'intera esperienza di visione del film. Abbiamo fissato l'orario per la serata al cinema. 13 verso le 19:00. In questo modo potremo prima cenare e sistemarci comodamente. Perfetto! Io porterò gli snack e tu ti occuperai delle bevande. Sembra un piano. Mi assicurerò di avere tutto pronto prima dell'inizio del film.
Grande! Non vedo l'ora di godermi una serata rilassante all'insegna del buon cibo e di un film classico. Anche io. È un bel modo per rilassarsi e fuggire in un altro mondo per un paio d'ore. Assolutamente. Inoltre, anche discutere del film in seguito può essere divertente. Sì, possiamo condividere i nostri pensieri e i nostri momenti preferiti. Aggiunge un altro livello all'esperienza. Esattamente. È interessante ascoltare prospettive diverse sullo stesso film. Adoro il modo in cui i film possono stimolare la conversazione e unire le persone. Decisamente. Spesso riflettono le nostre emozioni ed esperienze, rendendole riconoscibili. Non vedo davvero l'ora che arrivi la nostra serata al cinema. Sarà una serata deliziosa. Anche io. Rendiamola una serata accogliente e piacevole, piena di risate e bei ricordi. Lezione 7. Alla scoperta delle attrazioni locali. Ehi Anna, visto che stiamo programmando un viaggio, ci sono delle attrazioni nelle vicinanze che vale la pena visitare. Assolutamente. Ci sono diverse gemme nascoste nella zona. Uno che spicca è il giardino botanico. Sembra adorabile. Mi piace passare il tempo nella natura. Che tipi di piante ci sono lì? Presentano un'ampia varietà, tra cui piante tropicali, piante grasse e bellissimi alberi in fiore. È un posto tranquillo da esplorare. Posso immaginare. Deve essere un ottimo posto anche per la fotografia. Pensi che potremmo fare qualche foto lì? Decisamente. I colori vivaci e le composizioni vegetali uniche renderebbero foto straordinarie. Mi piacerebbe catturare quei momenti. Ci sono altre attrazioni che consigli? Sì, c'è anche un bellissimo museo storico nelle vicinanze. Mette in mostra la storia e la cultura locale attraverso mostre affascinanti. Sembra intrigante. Mi piace conoscere la storia dei luoghi che visito. Che tipo di mostre hanno? Hanno manufatti di epoche diverse, inclusi strumenti, vestiti e persino opere d'arte di artisti locali. Sembra educativo. È incredibile quanto possiamo imparare dalla storia. Qualche mostra interattiva. Sì, spesso ospitano laboratori in cui i visitatori possono creare i propri mestieri basati su tecniche storiche. Sembra un modo divertente per interagire con la storia. Mi piacerebbe cimentarmi in qualcosa del genere. È una bellissima esperienza. Inoltre, potrai portare a casa la tua creazione come souvenir. È perfetto. Aggiunge un tocco personale al nostro viaggio. Ci sono anche delle attrazioni all'aperto che potremmo visitare. Sì, c'è un sentiero panoramico che offre viste mozzafiato sul paesaggio. È un luogo popolare sia per la gente del posto che per i turisti. L'escursionismo sembra fantastico. Quanto è lungo il percorso? È lungo circa 5 miglia, ma ci sono percorsi più brevi se vogliamo un'escursione più rilassata. Lo apprezzo. Possiamo scegliere un percorso adatto al nostro livello di energia quel giorno. Esattamente. L'aria fresca e lo splendido scenario saranno sicuramente rinfrescanti. Pensi che dovremmo preparare un picnic per l'escursione? È un'idea eccellente. Potremmo goderci il nostro pranzo immersi nella natura. Preparerò dei panini e degli spuntini. Possiamo portare anche una coperta per sederci. Perfetto! Sarà una bella pausa durante la nostra avventura. Non vedo davvero l'ora di fare questo viaggio. Anche io. Esplorare le attrazioni locali mentre ti godi la natura renderà un'esperienza memorabile. Decisamente. È sempre emozionante scoprire nuovi posti e conoscerne il significato. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare il nostro itinerario.
Questo viaggio sarà pieno di divertimento ed esplorazione. Sì, facciamo un elenco delle attrazioni e delle attività a cui vogliamo dare la priorità. Ci aiuterà a massimizzare il nostro tempo. Lezione 8. I sentieri nascosti della natura. Ehi Anna, ho sentito che c'è uno splendido sentiero che inizia vicino al castello e ti porta nella natura. Veramente? Sembra meraviglioso. Adoro esplorare sentieri che conducono a splendidi paesaggi naturali. Anche io. La combinazione di storia e natura rende la giornata perfetta. Sei già stato su quella pista? Non l'ho fatto, ma ho letto che offre panorami mozzafiato e la possibilità di vedere la fauna selvatica locale. È emozionante. Mi piace avvistare diversi animali durante le escursioni. Che tipo di fauna selvatica possiamo aspettarci? Ci sono segnalazioni di cervi, varie specie di uccelli e persino alcune volpi se sei fortunato. Oh, mi piacerebbe vedere una volpe nel suo habitat naturale. È sempre affascinante osservare gli animali allo stato brado. Assolutamente. E il sentiero è fiancheggiato da bellissimi fiori di campo, che aggiungono fascino all'escursione. Sembra pittoresco. Posso già immaginare di scattare foto del paesaggio. Dobbiamo portare qualcosa di speciale per l'escursione. È una buona idea portare con sé molta acqua e alcuni snack. Per questo sarebbe utile un piccolo zaino. Ottimo suggerimento. Rimanere idratati è essenziale, soprattutto durante una lunga escursione. Che snack pensi che dovremmo prendere? Il mix di tracce è perfetto. È nutriente e facile da trasportare. Potremmo anche portare con noi della frutta per uno spuntino rinfrescante. Sembra delizioso. Io preparerò la miscela di tracce e tu potrai portare la frutta. Che ne dici di prendere anche un piccolo kit di pronto soccorso? È saggio. È sempre meglio essere preparati per gli infortuni minori. La sicurezza dovrebbe essere la nostra priorità. Assolutamente. Mi sento più fiducioso sapendo che saremo pronti a tutto. E le nostre calzature? Buon punto. Dovremmo indossare scarpe da trekking robuste per comfort e sostegno sul sentiero. Sì, è fondamentale. Voglio evitare vesciche o fastidi durante la nostra escursione. Esattamente. Importante è anche un abbigliamento comodo. Dovremmo vestirci a strati nel caso in cui il tempo cambi. Questo è un approccio intelligente. Essere preparati alle temperature variabili renderà la nostra escursione molto più piacevole. Sì, e non dimenticare di portare una macchina fotografica per immortalare i bellissimi momenti che vivremo. Non lo farò. Adoro documentare le nostre avventure. È bello riguardare quei ricordi più tardi. Decisamente. E condividere quelle foto con gli amici può ispirare anche loro a esplorare la natura. Esattamente. La natura ha un modo di unire le persone. Sei entusiasta della vista dal sentiero? Molto. Ho sentito che c'è un punto panoramico che offre una vista panoramica sulla campagna circostante. Sembra incredibile. Non vedo l'ora di raggiungere quel punto e ammirare lo scenario. Sarà un'esperienza gratificante dopo la nostra escursione. Inoltre, possiamo gustare i nostri snack lì. Perfetto. Un piccolo picnic al belvedere sarà la ciliegina sulla torta della nostra avventura. Assolutamente. Non vedo l'ora di trascorrere una giornata piena di natura, esplorazione e buona compagnia. Lezione 9. Fughe dalle città costiere. Anna, che ne dici di esplorare un'affascinante città costiera per la nostra prossima vacanza? Sembra delizioso. Le città costiere offrono solitamente un mix di relax e avventura. Cosa hai in mente? Stavo pensando a una città nota per le sue splendide spiagge e la vivace cultura locale. Sarebbe perfetto. Adoro l'idea di trascorrere del tempo in riva all'oceano. Quale città stavi considerando?
Forse una visita a Monterey. È famoso per la sua bellissima costa e la vita marina. Monterey è una scelta fantastica. I panorami dalla costa sono mozzafiato, soprattutto al tramonto. Esattamente. E potremmo esplorare la famosa Cannery Row e i suoi interessanti negozi e ristoranti. Sembra divertente. Ho sentito che ci sono degli ottimi posti di pesce lì. Il pesce fresco è un must quando si visita una città costiera. Assolutamente. Non c'è niente di meglio di un pasto a base di pesce fresco mentre ti godi la vista sull'oceano. Hai un piatto di pesce preferito? Adoro la zuppa di vongole. È così confortante, soprattutto se servito in una ciotola di pane a lievitazione naturale. Questo è un classico. Mi piacciono i tacos di pesce, soprattutto quando sono preparati con il pescato locale. Yum! Dovremmo assolutamente provare alcune specialità locali mentre siamo lì. Quali attività dovremmo pianificare? Potremmo andare a osservare le balene. La regione è nota per i suoi incredibili avvistamenti di vita marina. Sembra elettrizzante. Ho sempre desiderato vedere le balene da vicino. Qual è il momento migliore per farlo? Il periodo migliore è in genere tra aprile e ottobre, quando le balene migrano lungo la costa. Perfetto! Dovremmo cercare tour che offrano esperienze di osservazione delle balene. Sì, e potremmo anche esplorare le vicine riserve naturali per l'escursionismo e il birdwalking. Adoro quell'idea. I percorsi naturalistici offrono spesso la possibilità di vedere piante e animali selvatici unici. Esattamente. Inoltre l'aria fresca del mare è incredibilmente rinfrescante. Ci sono altre attrazioni da non perdere. Dovremmo visitare il Monterey Bay Aquarium. È uno dei migliori acquari del mondo. Ho sentito cose incredibili a riguardo. Le mostre dovrebbero essere impressionanti, specialmente la sezione delle meduse. Sì, le meduse sono affascinanti e adoro conoscere gli ecosistemi marini. È affascinante quanto tutto sia interconnesso in natura. Ti fa apprezzare ancora di più l'oceano. Assolutamente. Proteggere la vita marina è fondamentale e gli acquari aiutano ad aumentare la consapevolezza sulla conservazione. Ben detto. Dopo le nostre avventure dovremmo rilassarci sulla spiaggia e goderci un po' di tempo al sole. Sembra perfetto. Una giornata al mare con un po' di relax è il modo ideale per concludere il nostro viaggio. Già mi immagino sdraiare sulla sabbia a goderci il rumore delle onde. Sì, e potremmo portare con noi uno o due libri da leggere mentre prendiamo il sole. Ottima idea. Leggere in riva all'oceano è un modo meraviglioso per rilassarsi e fuggire in un altro mondo. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare questo viaggio. Esplorare una città costiera sembra la vacanza perfetta. Lezione 10. Preparazione per la spesa scolastica. Ian, sei entusiasta di acquistare il materiale scolastico per il nuovo semestre? Assolutamente. È sempre divertente scegliere nuovi articoli per l'anno scolastico. Cosa pensi di ottenere? Mi serve un nuovo zaino, dei quaderni e ovviamente un set di penne colorate. Quelli sono essenziali. Sto anche cercando degli evidenziatori e dei foglietti adesivi che mi aiutino nello studio. Ottima idea. Gli evidenziatori sono perfetti per evidenziare informazioni importanti nei libri di testo. Hai un colore preferito? Adoro usare il giallo e il rosa. Si distinguono davvero sulla pagina. E tu? Preferisco il blu e il verde. Sono colori calmanti e mi aiutano a concentrarmi mentre studio. Ha senso. È interessante come i colori possano influenzare il nostro umore e la nostra concentrazione. Esattamente. A proposito, hai pensato a che tipo di quaderni desideri?
Sto pensando di prenderne alcuni con design diversi. Rende prendere appunti più divertente. È un approccio divertente. Mi piace l'idea di avere quaderni a tema per argomenti diversi. Sì, ho intenzione di usarne uno per la matematica, un altro per le scienze e forse uno per la scrittura creativa. Questa è una strategia intelligente. Mantenere le materie organizzate aiuta durante le sessioni di studio. Assolutamente. Hai considerato qualche marchio specifico per il tuo materiale scolastico? Di solito scelgo marchi affidabili che offrano una buona qualità. Vale la pena investire un po' di più per la durabilità. Sono d'accordo. Inoltre, forniture di qualità possono fare una grande differenza nella nostra esperienza di apprendimento. Giusto. Ci sono altri elementi nella tua lista di cui sei particolarmente entusiasta? Non vedo l'ora di scegliere un nuovo cestino per il pranzo. Voglio qualcosa di elegante e funzionale. Sembra un'ottima idea. Un buon cestino per il pranzo può rendere l'ora del pranzo molto più piacevole. Sicuramente. Voglio anche trovare una bottiglia d'acqua che mantenga le bevande fredde per tutto il giorno. Questo è essenziale. Rimanere idratati è importante, soprattutto durante le lunghe giornate scolastiche. Sì, ed è ecologico utilizzare una bottiglia d'acqua riutilizzabile invece di quelle usa e getta. Esattamente. È bello essere attenti all'ambiente pur essendo pratici. A proposito di praticità, pensi che dovremmo dare un'occhiata anche a qualche gadget tecnologico? Questo è un buon punto. Un tablet o un buon paio di cuffie possono essere davvero utili per studiare. Sì, ho sentito che alcune cuffie sono dotate di funzionalità di cancellazione del rumore, che potrebbero aiutarmi a concentrarmi meglio. È vero, è più facile concentrarsi quando non sei distratto dal rumore di fondo. Ci sono sconti o sconti specifici a cui dovremmo prestare attenzione durante il giro di shopping? Molti negozi offrono saldi per il rientro a scuola all'inizio di agosto. Dovremmo assolutamente approfittarne. Grande, ci aiuterà a risparmiare un po' di soldi per altre cose di cui potremmo aver bisogno. Esattamente. È sempre bello avere un'esperienza di acquisto conveniente. Non vedo davvero l'ora che inizi la nostra avventura di shopping. Sarà un modo divertente per dare il via all'anno scolastico. Lezione 11, routine mattutina. Ehi Anna, cosa mangi di solito a colazione? Di solito mangio cereali e caffè. È facile e veloce da preparare. Sembra semplice ed efficace. Mi piace iniziare la giornata con qualcosa di leggero. Hai un tipo di cereale preferito? Mi piace la granola con noci e frutta secca. Mi dà una bella carica di energia. E tu? Preferisco la farina d'avena. Si sta riempiendo e posso aggiungere frutta o miele per un sapore extra. La farina d'avena è un'ottima scelta. È salutare e ti mantiene sazio più a lungo. Lo fai da zero? Sì, di solito la cucino sul fornello, ma la farina d'avena istantanea è comoda per le mattine impegnative. Capisco. A volte è necessario avere un'opzione rapida. Cosa bevi solitamente a colazione? Di solito prendo un caffè. Mi aiuta a svegliarmi e a sentirmi più vigile. E tu? Mi godo una tazza di tè verde. È rilassante e ha molti benefici per la salute. È una buona scelta. Il tè verde è noto per i suoi antiossidanti. Aggiungi qualcosa al tuo tè. A volte aggiungo un po' di miele o limone per un sapore extra. Rende il tè rinfrescante. Adoro il limone nella mia acqua. È un bel modo per rimanere idratati al mattino. Esattamente. Rimanere idratati è importante, soprattutto dopo una notte di sonno.
Hai altri rituali mattutini? Sì, mi piace prendermi qualche minuto per fare stretching. Aiuta a svegliare il mio corpo. Lo stretching è un ottimo modo per iniziare la giornata. Preferisco fare una breve meditazione per schiarirmi la mente. La meditazione sembra meravigliosa. Deve dare un tono positivo per il resto della giornata. Lo fa. Anche pochi minuti di consapevolezza possono fare una grande differenza nel modo in cui mi sento. Dovrei provarlo. Una mente calma può migliorare la concentrazione durante il giorno. Assolutamente. Inoltre, è un bel modo per ridurre lo stress. Hai pensato di incorporare più frutta nella tua colazione? Sì, a volte aggiungo banane o frutti di bosco alla mia farina d'avena. Aggiungono dolcezza e sostanze nutritive naturali. È un'idea deliziosa. La frutta è un'ottima fonte di vitamine e può migliorare la digestione. Sono d'accordo. Voglio esplorare più opzioni per la colazione che siano gustose e salutari. Potresti provare i frullati. Sono facili da preparare e possono includere una varietà di ingredienti. È un suggerimento fantastico. Adoro l'idea di mescolare la frutta con yogurt o spinaci per una maggiore nutrizione. Esattamente. Puoi personalizzarli a tuo piacimento. È un modo divertente per sperimentare i sapori. Sono entusiasta di provare a preparare i frullati. Potrebbero diventare la mia nuova colazione preferita. Penso che ti piaceranno. È sempre bene cambiare le cose e rendere la colazione interessante. Lezione 12. Scopri la moda per l'estate. Ciao Anna, hai già pensato a cosa indossare per le uscite estive? Sì, stavo cercando degli accessori alla moda. Un buon cappello è essenziale per stare freschi al sole. Posseggo questo cappello di paglia che ho visto online. È trendy e offre una buona copertura dal sole. Sembra perfetto. Adoro i cappelli di paglia. Aggiungono un bel tocco a qualsiasi outfit estivo. Che stile ha? Ha una tesa larga e un grazioso nastro attorno. Sembra sia alla moda che funzionale. Apprezzo un cappello che unisce lo stile alla praticità. Pensi che sarebbe comodo da indossare per lunghi periodi? Decisamente. I cappelli di paglia sono generalmente leggeri, il che li rende facili da indossare tutto il giorno. Questo è importante. Voglio anche trovare degli indumenti leggeri da abbinare al cappello. Camicie di lino e vestiti di cotone sono ottime opzioni per restare freschi. Sono traspiranti ed eleganti. Sono d'accordo. Adoro la sensazione del lino. Ha un look rilassato perfetto per l'estate. Inoltre è disponibile in vari colori e modelli, quindi puoi mescolarli e abbinarli facilmente. Esattamente. Sto pensando di prendere un vestito di lino azzurro. Starebbe bene con il cappello di paglia. Sembra adorabile. I colori chiari sono ottimi per riflettere la luce del sole e mantenerti più fresco. Sì, voglio anche trovare dei sandali comodi. Che tipo mi consigliate? Suggerisco di prendere un paio di sandali con il cinturino. Sono versatili e possono essere vestiti su o giù. È una buona idea. I sandali con il cinturino possono sembrare eleganti pur essendo comodi per camminare. Esattamente. E sono disponibili in vari stili, quindi puoi sceglierne uno che si adatta alla tua personalità. Lo adoro. Potrei anche cercare una borsa da spiaggia carina per trasportare tutti i miei oggetti essenziali. La borsa da spiaggia è d'obbligo. Dovrebbe essere abbastanza spazioso da contenere la crema solare, un asciugamano e un buon libro. Sì, ne voglio uno che sia funzionale ed elegante. Hai in mente qualche progetto specifico? Magari una borsa colorata con fantasie divertenti. Illuminerà le tue giornate in spiaggia. Sembra allegro. Ne terrò d'occhio uno.
Pensi che dovrei procurarmi anche degli occhiali da sole? Assolutamente. Un buon paio di occhiali da sole non solo protegge i tuoi occhi, ma aggiunge anche fascino al tuo outfit. Sono d'accordo. Preferisco gli occhiali da sole oversize. Donano un aspetto chic fornendo allo stesso tempo una buona copertura. È una scelta elegante. Inoltre sono ottimi per nascondere gli occhi stanchi nelle pigre giornate estive. Esattamente. Adesso sono sempre più entusiasta dei miei acquisti estivi. È sempre divertente rinfrescare il tuo guardaroba per la stagione. Hai in mente qualche negozio specifico? Ho intenzione di dare un'occhiata ad alcune boutique e negozi dell'usato. Lì puoi trovare pezzi unici. È un'ottima strategia. I negozi dell'usato spesso hanno gemme nascoste che non troverai da nessun'altra parte. Sì, amo l'emozione di scoprire qualcosa di speciale. Rende lo shopping più piacevole. Sono d'accordo. Inoltre è un modo sostenibile di fare acquisti, il che è sempre un vantaggio. Esattamente. Non vedo l'ora di mettere insieme i miei outfit estivi. Sarà una stagione divertente. Lezione 13. Una giornata in cucina. Ehi Anna, dopo una lunga giornata cosa fai di solito dopo? Vado in cucina e preparo la cena. Cucinare è un bel modo per rilassarsi. Sembra rilassante. Qual è il tuo piatto preferito da preparare dopo una giornata impegnativa? Adoro fare il soffritto. È veloce, salutare e posso usare tutte le verdure che ho a portata di mano. Il soffritto è un'ottima scelta. Quali ingredienti includi di solito? Uso spesso peperoni, broccoli e carote. L'aggiunta di tofu o pollo lo rende più abbondante. Sembra delizioso. Hai una salsa particolare che ti piace usare? Sì, di solito preparo una salsa semplice con salsa di soia, aglio e un po' di olio di sesamo. Aggiunge un sapore eccezionale. Posso quasi assaggiarlo. Ti piace cucinare da solo o preferisci avere compagnia in cucina? Mi piacciono entrambi. A volte è bello cucinare da soli ascoltando la musica, ma anche cucinare con gli amici può essere divertente. Sono d'accordo. Cucinare insieme può trasformarsi in un bellissimo evento sociale. Cosa fai di solito dopo cena? Dopo cena mi piace pulire la cucina. È bello avere tutto in ordine per il giorno successivo. È un'abitudine intelligente. Una cucina pulita rende molto più semplice cucinare il giorno dopo. Hai una routine di pulizia specifica? Di solito lavo subito i piatti e pulisco i ripiani. Trovo che aiuti a mantenere le cose organizzate. Buona strategia. Provo a fare lo stesso, soprattutto dopo aver cucinato qualcosa di disordinato. Ti piace anche cucinare? Sì, adoro cucinare. È come un esperimento scientifico. Mi piace preparare biscotti e torte quando ho tempo. Cucinare è così gratificante. Qual è la tua ricetta preferita? Mi piace molto preparare i biscotti con gocce di cioccolato. Sono un classico e sempre un successo con gli amici. Chi non ama i biscotti con gocce di cioccolato? Aggiungi qualche ingrediente speciale al tuo. A volte aggiungo sopra una spolverata di sale marino. Esalta la dolcezza e aggiunge un bel contrasto. È un'idea fantastica. Dovrò provarlo la prossima volta che cucino. Cucini spesso. Cerco di cuocere una volta al mese, soprattutto per riunioni o celebrazioni. È un ottimo modo per condividere qualcosa di fatto in casa. Lo ammiro. Condividere i prodotti da forno è un modo meraviglioso per connettersi con gli altri. Hai qualche evento in programma in cui potresti cucinare? Sì, ho intenzione di cucinare per il compleanno di un amico la prossima settimana. Voglio sorprenderla con una torta. È così premuroso. Che tipo di torta hai intenzione di fare?
Sto pensando ad una classica torta alla vaniglia con glassa di crema al burro. È semplice ma delizioso. Sembra meraviglioso. Sono sicuro che il tuo amico lo adorerà. Anche a te piace decorare le torte. Io faccio. È divertente essere creativi con diversi design e colori. Lo trovo rilassante e gratificante. Sembra che tu abbia una vera passione per la cucina e la pasticceria. Ammiro il tuo entusiasmo. Grazie. Cucinare mi permette di esprimere la mia creatività e adoro provare nuove ricette. Lezione 14. Meraviglie meteorologiche. Hai Anna sentito dei temporali previsti lunedì sera? Sì, ho sentito che potrebbe essere piuttosto intenso, ma questo è tutto. Spero che passi velocemente. Lo stesso qui. I temporali possono essere affascinanti, ma possono anche causare molti disagi. Assolutamente. Adoro guardare i fulmini, ma la sicurezza è la priorità. Tieni spesso sotto controllo il meteo? Io utilizzo un'app meteo per rimanere aggiornato. Mi aiuta a pianificare le mie attività per la settimana. È un'idea intelligente. Di solito controllo le previsioni sul telefono ogni mattina. Mi aiuta a decidere cosa indossare. Esattamente. Vestirsi in modo adeguato al clima è importante. Preferisco la stratificazione, soprattutto quando potrebbe piovere. La stratificazione è un'ottima strategia. Ti dà flessibilità nel cambiare la temperatura. Hai un'app meteo preferita? Mi piace quello che fornisce aggiornamenti orari e immagini rata. Rende facile vedere quando potrebbe piovere. Sembra utile. Ho utilizzato un'app più semplice, ma potrei cercarne una con più funzionalità. Ne vale la pena soprattutto se stai pianificando attività all'aperto. Hai qualche programma per lunedì sera? Stavo pensando di fare una passeggiata, ma prima terrò d'occhio il tempo. È saggio. Se arriva il temporale, restare in casa con un buon libro potrebbe essere un'alternativa accogliente. Sono d'accordo. Adoro rannicchiarmi con un libro durante un temporale. Si aggiunge all'atmosfera. Sì, il suono della pioggia può essere piuttosto rilassante. Che libro stai leggendo attualmente? Sto leggendo un romanzo giallo. La suspense mi tiene con il fiato sospeso. E tu? Mi sto immergendo in un libro di fantascienza. È affascinante esplorare mondi e idee diverse. Sembra intrigante. Mi piacciono i libri che espandono la mia immaginazione. Preferisci la narrativa o la saggistica? Mi piacciono entrambi. La narrativa consente la creatività, mentre la saggistica fornisce preziosi spunti su argomenti del mondo reale. È un buon equilibrio. Tendo a preferire la narrativa per intrattenimento, ma apprezzo anche la saggistica. È bello avere varietà. A proposito di varietà, pensi che i temporali influenzeranno i tuoi programmi per la settimana? Forse, se i temporali sono forti, potrei dover modificare il mio programma. È bene avere un piano di riserva. Decisamente. La flessibilità è fondamentale quando si affrontano condizioni meteorologiche imprevedibili. Ti piacciono le giornate piovose in generale? Io faccio. Le giornate piovose possono essere rinfrescanti e spesso incoraggiano attività indoor come cucinare o lavorare a mano. È vero. C'è qualcosa di confortante nello stare in casa mentre fuori piove. Sì, inoltre, è una scusa perfetta per godersi una calda tazza di tè o caffè. Hai una bevanda preferita nei giorni di pioggia? Adoro la cioccolata calda. È ricco e confortante soprattutto quando fuori fa freddo. La cioccolata calda è un classico. Preferisco la tisana, è calmante e ha vari gusti tra cui scegliere. Entrambe sono ottime scelte. Le giornate piovose possono davvero migliorare il godimento delle nostre bevande preferite. Esattamente.
Non vedo l'ora di rilassarmi con il mio libro e una bevanda calda se arriva la tempesta. Lezione 15. Comprendere l'universo. Anna, hai mai pensato a come la nostra comprensione dell'universo si è evoluta nel tempo? Assolutamente. È affascinante vedere come sono cambiate le idee, in particolare l'antica convinzione che il Sole si muovesse attorno alla Terra, nota come teoria geocentrica. Giusto. Per secoli le persone hanno creduto che la Terra fosse il centro dell'universo. Era un'idea ampiamente accettata. Sì, e fu solo quando Copernico propose la teoria eliocentrica che tutto cambiò. Sosteneva che al centro è il Sole, non la Terra. Esattamente. Copernico rivoluzionò l'astronomia. Le sue idee gettarono le basi per futuri scienziati come Galileo e Keplero. Le osservazioni di Galileo con il suo telescopio fornirono una forte prova del modello eliocentrico. Vide lune orbitanti attorno a Giove, il che sfidò la prospettiva geocentrica. È vero, le sue scoperte furono rivoluzionarie. Deve essere stato controverso all'epoca. Sapevi che dovette affrontare l'opposizione della Chiesa? Sì, l'ho letto. La Chiesa sosteneva la teoria geocentrica perché era in linea con i loro insegnamenti. È interessante come allora scienza e religione si intersecassero. Questa tensione tra nuove idee scientifiche e credenze consolidate si è verificata nel corso della storia. Come pensi che ci influenzi oggi? Penso che incoraggi il pensiero critico. Dovremmo sempre mettere in discussione e cercare prove a sostegno delle nostre convinzioni, soprattutto quando emergono nuove scoperte. Ben detto, la scienza è in continua evoluzione. Le nuove tecnologie spesso portano a nuove intuizioni. Ad esempio, i telescopi ci hanno permesso di esplorare galassie lontane. Assolutamente. Il telescopio spaziale Hubble ha fornito immagini straordinarie dello spazio e ci ha aiutato a comprendere l'espansione dell'universo. E ha rivelato fenomeni come i buchi neri e la materia oscura che una volta erano solo teorie. È incredibile quanto dobbiamo ancora imparare. Sì, l'universo è così vasto e misterioso. Trovo intrigante il fatto che stiamo solo iniziando a scalfire la superficie della nostra comprensione. Lo è davvero. Quale pensi sia la scoperta più emozionante fatta finora in astronomia? Direi che la scoperta degli esopianeti è emozionante. Trovare i pianeti al di fuori del nostro sistema solare apre possibilità per la vita altrove. Sono d'accordo. L'idea che possano esistere altri mondi abitabili è strabiliante e fa riflettere sull'esistenza della vita extraterrestre. Esattamente. La ricerca della vita oltre la Terra è un argomento affascinante. Solleva domande sul nostro posto nell'universo. Pensi che troveremo mai prove conclusive della vita extraterrestre? Sono fiducioso. Con i progressi tecnologici, soprattutto nell'esplorazione spaziale, potremmo scoprire qualcosa di sorprendente in futuro. Sarebbe incredibile. L'esplorazione di Marte e delle lune di Giove e Saturno potrebbe produrre risultati affascinanti. Sì, missioni come il Mars Rover stanno aprendo la strada a future scoperte. È emozionante pensare a cosa potrebbero trovare. Decisamente, il potenziale di nuove conoscenze mantiene il campo dell'astronomia vivace e stimolante. Adoro il modo in cui l'astronomia incoraggia la curiosità. Ci ricorda che c'è molto altro da esplorare e imparare. Lezione 16. Esplorare le attrazioni locali. Ehi Anna, sto programmando un giorno libero questo fine settimana. Potete consigliarmi qualche attrazione nelle vicinanze? Assolutamente. Ci sono molti posti fantastici da esplorare. Il parco e il museo meritano sicuramente una visita. Sembra interessante. Cosa ti piace di più del parco? Il parco ha bellissimi sentieri per passeggiate e un incantevole lago. È perfetto per una piacevole passeggiata o un picnic con gli amici. Un picnic sembra delizioso.
Hanno strutture come panchine o tavoli da picnic. Sì, ci sono diversi tavoli da picnic e molte zone d'ombra sotto gli alberi. È un ottimo posto per rilassarsi e godersi la natura. Dovrò portare degli snack. E il museo. Cosa lo rende una visita imperdibile? Il museo ha una fantastica collezione di arte e manufatti storici. Spesso presentano mostre temporanee che mantengono le cose fresche. È intrigante. Sapete di cosa tratta la mostra attuale? In questo momento hanno una mostra sulle civiltà antiche. Mette in mostra manufatti provenienti dall'Egitto, dalla Grecia e da Roma. Sembra affascinante. Adoro conoscere la storia. È disponibile una visita guidata. Sì, ci sono visite guidate durante tutta la giornata. Le guide sono ben informate e forniscono ottimi spunti sulle mostre. Apprezzo un buon tour. Migliora davvero l'esperienza. Ci sono altre attrazioni nelle vicinanze. Decisamente. C'è anche un giardino botanico non lontano dal museo. È un posto bellissimo per vedere diverse specie di piante. Un giardino botanico sembra adorabile. Ci sono eventi speciali che si terranno lì questo fine settimana. Spesso organizzano laboratori e visite guidate. Questo fine settimana terranno un seminario sulla disposizione dei fiori, che dovrebbe essere divertente. Sembra un'esperienza unica. Ho sempre desiderato saperne di più sulle composizioni floreali. È un ottimo modo per essere creativi. Inoltre, essere circondati dai fiori può essere molto rinfrescante. Sembra un programma perfetto per il fine settimana. Come trascorri solitamente il tuo tempo in queste attrazioni? Mi piace prendermi il mio tempo, leggere le informazioni fornite e godermi l'ambiente circostante. Porto spesso la mia macchina fotografica per catturare momenti meravigliosi. È un'ottima idea. La fotografia può rendere le visite ancora più memorabili. Hai una foto preferita delle tue uscite? Sì, ho scattato una foto meravigliosa di un tramonto sul lago nel parco. I colori erano mozzafiato. Posso immaginare. I tramonti possono essere incredibilmente pittoreschi. Ti piace modificare le tue foto in seguito? Io faccio. Adoro esaltare i colori e aggiungere filtri per farli risaltare ancora di più. È uno sbocco creativo divertente. Sembra gratificante. Dovrei provare anche quello. Sarebbe bello documentare le mie esperienze in modo creativo. Assolutamente. Aggiunge un altro livello alle tue avventure. Inoltre, condividere foto con gli amici può ispirare anche loro a esplorare. Mi piace l'idea. È sempre bello incoraggiare gli altri a godere della bellezza che ci circonda. Esattamente. Esplorare le attrazioni locali può portare a meravigliose scoperte. Non sai mai cosa potresti trovare. Non vedo davvero l'ora che arrivi questo fine settimana. Grazie per tutti i consigli, Anna. In qualsiasi momento. Spero che ti divertirai tantissimo ad esplorare. Lezione 17. Elementi essenziali per il campeggio. Ehi Anna, non sono mai stata in campeggio prima. Quali elementi essenziali dovrei portare con me? È emozionante. Il campeggio può essere una grande avventura. Innanzitutto, avrai bisogno di una buona tenda per mantenerti asciutto e comodo. Una tenda ha senso. E la sistemazione per la notte? Un sacco a pelo è essenziale. Scegliene uno adatto alla temperatura che ti aspetti. Anche un materassino è utile per un comfort extra. Ottimi consigli. Prenderò sicuramente in considerazione un materassino. E le forniture per cucinare. Avrai bisogno di un fornello portatile o di un barbecue da campeggio. Non dimenticare il carburante. Porta anche pentole, padelle e utensili per cucinare. Fatto. Dovrei anche preparare del cibo. Qualche suggerimento per dei pasti facili in campeggio? I pasti semplici funzionano meglio. Potresti portare panini già pronti, pasta o anche prodotti in scatola.
Inoltre, gli snack come il mix di tracce o le barrette di cereali Sembra sono ottimi. gestibile. E l'acqua? Come posso assicurarmi di averne abbastanza? È obbligatorio portare una bottiglia d'acqua riutilizzabile. Se sei in campeggio in una zona remota, prendi in considerazione un filtro per l'acqua portatile o compresse per la È purificazione. una buona idea. Non vorrei rimanere senza acqua. Altri oggetti importanti che dovrei avere. Sì, un kit di pronto soccorso è fondamentale. Non sai mai quando potresti averne bisogno. Anche la protezione solare e il repellente per insetti sono importanti per proteggersi. Non ci avevo pensato. È essenziale stare al sicuro dalle scottature e dalle punture di insetti. E l'abbigliamento. Vestitevi a strati. Di notte può fare freddo, quindi porta con te una giacca calda, pantaloni comodi e robusti scarponcini da trekking. Gli strati hanno senso, soprattutto perché le temperature possono cambiare rapidamente. Dovrei portare qualche attrezzatura da esterno. Se hai intenzione di fare un'escursione, può essere utile un binocolo per il birdwatching o una bussola per la navigazione. Una torcia o una lampada frontale è essenziale per la notte. Metterò sicuramente in valigia una torcia. E l'intrattenimento potrebbe diventare noioso di notte. Buon punto. Portare un libro, delle cartoline o anche un altoparlante portatile per ascoltare la musica può aiutarti a passare il tempo. Basta fare attenzione ai livelli di rumore in natura. Adoro quell'idea. Renderà le serate più piacevoli. Ci sono consigli sull'etichetta da campeggio che dovrei sapere. Sì, segui sempre i principi Leave No Trace. Pulisci te stesso e rispetta la fauna selvatica e gli altri campeggiatori. Questo era importante. Voglio godermi la natura pur essendo responsabile. Hai qualche campeggio preferito? Adoro andare nei parchi nazionali. Offrono paesaggi meravigliosi e campeggi ben tenuti. Inoltre, puoi esplorare sentieri escursionistici. I parchi nazionali sembrano fantastici. Dovrò cercarne qualcuno vicino a me. Qualche consiglio dell'ultimo minuto per un principiante. Rilassati e abbraccia l'esperienza. Si tratta di godersi la vita all'aria aperta e creare ricordi. Ti divertirai moltissimo.